Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di aprile 2025. Abbiamo la carta dell'appeso. Potrebbe esserci un periodo interessante per vedere le cose in prospettiva o semplicemente da un altro punto di vista. È un periodo probabilmente dove dovrete accettare certe cose, il fatto che ci sia l'appeso è proprio un po' quello. Ed è anche una carta collegata alla sofferenza e al senso di sacrificio che con la carta dell'appeso termina perché appunto cambiano le prospettive. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il messaggio vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Ok, partiamo subito con un 6 di coppe e la carta della temperanza, amici dello Scorpione. Un 3 di denari, 2 di bastoni, 5 di coppe, fante di spade, 10 di coppe e 8 di spade. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento generale della lettura del mese e dopo andrò a fare i vari esempi con i single, le persone in coppia e via dicendo. Allora, partiamo da questo 6 di coppe. Qui si potrebbe trattare di un qualche sogno, ragazzi, di qualche tipo di relazione anche bella, armoniosa, è un 6, quindi si tratta di qualche cosa di pulito. Andiamo a vederlo. 4 di pentacoli e 8 di bastoni. Andiamo a vedere anche la temperanza. Ruota della fortuna e 2 di spade. Allora, vi dico, potrebbe arrivare una comunicazione con questo 8 di bastoni, magari da parte di qualcuno di lontano, di qualcuno con il o la quale siete cresciuti insieme, perché il 6 di coppe parla proprio di energie che crescono insieme, che si sono conosciute nell'infanzia, oppure parla anche di anime che si sono conosciute in altre vite. Vi dico, qui avete anche la ruota della fortuna e la temperanza, c'è come una sorta di guarigione, di riequilibrio, di cambio karmico anche se vogliamo. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Carro e sole. Questo carro mi risuona un po' col 2 di spade, come se come vi posso dire, sento un'energia fanciullesca, un'energia che ha voglia di divertirsi, un'energia che ha voglia di star bene. Però giustamente sì, si va verso la temperanza, ma è come se con questo carro non si sapesse bene da che parte andare. Infatti qui avete anche un altro 2, un 2 di bastoni.
8 di coppe e 10 di denari. È come se voleste andare da qualche parte, voleste fare un cambio, non sapete magari dove andare con il carro, ma sapete che avete bisogno di questo cambio, di questa crescita, di di questa sferzata di energia in più, però devo dire che ehm, è vero che non sapete dove andare, ma il fatto di non avere particolari vincoli è come se fosse un punto a vostro favore. Andiamo a vedere il 5 di coppe. È anche vero che però avete una zona di attaccamento, qua con questo 4 di pentacoli. Adesso vediamo se riesco poi a dirvi qualche cosa di più. Allora, il 5 di coppe è spiegato da un 7 di bastoni e da un cavaliere di spade. Sento un po' di solitudine con questo appeso, ragazzi. Può essere che effettivamente qui ci sia un cambio di una certa importanza, considerate questi due arcani maggiori, la ruota della fortuna e la temperanza. Il cambio sia come impellente o necessario o volontario, però ripeto, c'è questa voglia di esprimersi, questa voglia di aprirsi magari anche all'altro, ma è come se non si sapesse bene che mezzi utilizzare. Da che parte andare, che strada prendere, quale sia la cosa giusta da fare. Diciamo che è come se avessi bisogno di ascoltare voi stessi e di vedere le cose da un'altra prospettiva, perché questo cambio effettivamente potrebbe riguardare voi, ma coinvolgere altre persone. Soprattutto sento questa sorta di indecisione se avete, nel caso in cui abbiate figli. Andiamo a vedere il fante di spade. 7 di spade, ragazzi. E re di pentacoli. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Nove di pentacoli. Un altro 10 di coppe e un asso di spade. C'è qualche tema qui anche a livello economico, secondo me, che coinvolge o le vostre relazioni, le persone che attirate, che conoscete, oppure se avete già una relazione, c'è una situazione economica che effettivamente influenza il vostro modo di porvi all'interno della relazione. Andiamo a vedere un attimo l'otto di spade. Abbiamo l'imperatrice. Sì, qualcuno ha delle responsabilità nei confronti dei figli e sente di non avere molte scappatoie, secondo me. Però, finendo con questo 8 di spade, è più una vostra idea che la realtà, perché effettivamente qui ci sono i presupposti perché le cose cambino, perché la dinamica cambi. Allora, partiamo ad analizzare la situazione dei single. Qui io ho come l'idea che potreste rivedere degli amici che non vedete da tanto tempo e con i quali effettivamente passerete del tempo piacevole, si ride, si scherza, sapete, e tra tutti questi amici potrebbe essere come una cena di leva, una cena di scuola dove ci si ritrova dopo 20 anni. Ho l'idea che sia qualcuno con il o la quale ci sia già un rapporto costruito o ci sia stato un rapporto costruito perlomeno di amicizia. E devo dire che per qualcuno questo momento si potrebbe trasformare anche in una dichiarazione, effettivamente. Siccome la fretta non è mai buona consigliera, fate attenzione perché
ho l'idea che all'apparenza le cose potrebbero essere belle, fresche con questa persona, giocose, come vi dico, solari, ma in realtà poi così tanto trasparenti non lo sono. È come se ci fosse qualche cosa con questo sette di spade che viene omesso, che non viene detto. E potrebbe essere o che questa persona ha già una relazione in piedi, potrebbe essere qualche tema sulla sua posizione sociale o finanziaria che viene un po' gonfiato, pompato, ah ma io ho questo, ho quell'altro, sono questo, sono quell'altro, poi magari è anche piena di debiti questa persona, ma è una cosa che si tiene per sé e che non vi dice, no? Quindi occhio un po' a quello che la persona vi dice, se è una nuova conoscenza soprattutto, cioè nel senso che non è già una vecchia conoscenza. E quello che mi viene da dire è controllate come si comporta. Cioè, le persone dicono certe cose e poi spesso ne fanno altre. Quindi voi non state tanto ad ascoltare quello che dicono, ma osservate con questo fante di spade quello che effettivamente fanno, come si comportano. Ok, per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora, devo dire che qui le dinamiche effettivamente potrebbero cambiare. C'è come più fluidità. Non so se è l'appeso che gioca a vostro favore, ma è come se riusciste ad essere più morbidi, riusciste a vedere l'altra faccia della medaglia, riusciste a entrare di più in connessione con l'altro, a migliorare la comunicazione, ad essere più equilibrati. Insomma, è come se ci fosse un inizio mese molto armonioso, devo dire. Credo però che ci sia anche come una scelta, un tema all'interno della coppia, all'interno della relazione che insomma voi spingete un pochettino per affrontare, per portare a termine e potrebbe essere, se è tanto che vi frequentate, per esempio, il discorso dei figli piuttosto che il discorso del costruiamo qualche cosa insieme, facciamo qualche cosa insieme, creiamo una famiglia. Può anche essere andiamo a vivere insieme, per qualcuno. Ehm, Anche lì fate attenzione a non premere troppo l'acceleratore perché rischiate di mettere l'altro o l'altra al muro. E quindi, sapete, quando le persone vengono strette o costrette, certe volte agiscono in determinati modi perché hanno paura, non perché sia la loro reale scelta, la loro reale volontà, ma perché scelgono a causa di questa paura che hanno, no? E quindi poi nel lungo periodo questa scelta normalmente non è mai azzeccata, perché non è una scelta fatta, diciamo, in luce, ma è una scelta fatta da una zona d'ombra, da una paura. Io ho paura che l'altro mi abbandoni, per esempio, e quindi faccio di tutto per, e quindi sto zitta quando c'è qualcosa che non va perché ho paura di creare una discussione e che l'altro mi molli e se ne vada. E quindi ehm, modifico il mio comportamento in funzione di questa paura, in funzione della paura dell'abbandono. Non che la veda qua, era solo un esempio, però. Ehm, Se per qualcuno il tema è la maternità o la paternità, il fatto di diventare genitori, si può aprire il tema, ma io ho la sensazione che uno dei due, voi, potreste non essere proprio nel timing giusto. Magari voi aspettereste ancora un po' o non sapete bene se effettivamente volete costruire una famiglia, non in generale, ma con questa persona. La stessa cosa può valere anche per l'altra, per la controparte, eh. Però ho come l'idea che ci siano dei momenti di riflessione, dei momenti di dubbio, di indecisione, di... non lo so, devo pensare, devo osservare. Devo dire, le cose comunque fluiranno molto bene, saranno armoniose
durante il mese di aprile. Ehm, Sento che sarà proprio un mese chiarificatore dove vi potrete confrontare con il partner o con la partner e questo farà sì di creare un nuovo equilibrio all'interno della relazione, all'interno della coppia. Se siete single è come se vi desse la possibilità, questa autoanalisi, questo vedere le cose da un'altra prospettiva, vi dà la possibilità di guarire certi aspetti che prima magari sottovalutavate, piuttosto che bugie che vi stavate raccontando. Vi dico, la comunicazione è molto importante e vedo anche che a fine mese, nonostante il vostro pensiero negativo, ma perché si parte da questo 5 di coppe, da una sensazione di vuoto, nonostante questo il mese finisce con una imperatrice e un 4 di bastoni, quindi è un momento effettivamente dove si lavora, dove si stanno come creando delle basi per i nuovi progetti, però sono le basi importanti questo mese. Ehm, per chi fosse in una relazione, diciamo, non ben definita, o extraconiugale, extra coppia, devo dire che le cose andranno abbastanza bene, ragazzi, anzi, ci sarà come questa chiacchiera, questa trasparenza, questo starsi più vicino, ma non da un punto di vista fisico, magari anche sì, però non è solo quello, è proprio il cerchiamo un equilibrio di coppia, cerchiamo un qualche cosa che possa far funzionare, o meglio, cerchiamo la dinamica corretta per far funzionare la nostra relazione, per riuscire a vederci più spesso di quello che facciamo adesso, per riuscire a creare una sensazione di stabilità. Per qualcuno si tratta di fissare, di prenotare letteralmente tipo gli alberghi o una casa in affitto o di occuparsi del tema dove ci si vede. Nel caso abbiate dei figli, sento che molte delle decisioni, delle anche insicurezze per qualcuno, diciamo i dubbi di questo 2 di spade, potrebbero essere legate al farò bene a iniziare a frequentare questa persona, farò bene a continuare a frequentare questa persona o farò bene a far entrare questa persona nella mia famiglia, quindi farla conoscere ai miei figli, ed è un po' questo che potrebbe essere il dubbio di aprile. Ma io sento che prima chiarite le cose con l'altra persona, con il partner. Capite quali sono gli obiettivi comuni, che cosa vi lega, dove volete andare come coppia e da lì poi cerchiamo, cioè cercate di capire se effettivamente vale la pena, se sia il momento giusto, perché magari avete comunque la carta dell'appeso, che è una carta che indica un momento di fermo, quindi magari è meglio aspettare ancora un pochettino, ecco. Però tutto sommato questo mese quelli che se la vedono peggio sono un po' i single, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Questi sono tanti. Saggezza dei magi, dei maghi, degli alchimisti. Parla di chiarezza mentale, effettivamente qui avete questo sole che mi può parlare di chiarezza mentale, di trasparenza, di lucidità. Poi abbiamo carta numero 41, guide e talenti. Qui è come se vi dicessero che c'è qualcuno che vi accompagna dall'alto. Effettivamente qui avete la temperanza che fa riferimento a un angelo o uno spirito guida che insomma vi sta appunto facendo luce su quale sia la strada migliore per voi. Parla anche di maestri. E anche la temperanza, tra l'altro, guardate che caso, la temperanza è 14, qua abbiamo la carta numero 41, ehm, ed è una carta collegata alle arti creative, alla natura, e qui infatti abbiamo il pianoforte, il tavolozzo del pittore, il microscopio, insomma ci sono diversi strumenti per artisti. E poi qui abbiamo sensibilità e forza, e c'è un'incudine e una piuma. È come il mantenere l'equilibrio tra
la sensibilità, l'empatia, la delicatezza dello yin, della parte femminile, e questa forza, questa struttura, questa organizzazione, questa resistenza dell'incudine, dello yang, della parte maschile. E guardate, finiamo con un'imperatrice che è una carta numero 3 e qui abbiamo la carta numero 3. Io credo, siccome l'imperatrice è anche l'archetipo della madre, credo che qui vogliano un po' ricordarvi di essere delle buone madri nei confronti di voi stessi e nei confronti anche delle persone che ci sono intorno. Però nei confronti degli altri si riesce ad essere buone madri solo quando si è integrato la cosa dentro di noi. Quindi quando siamo in grado di essere buone madri o padri per noi, lo si riesce a fare anche per gli altri. Andiamo a vedere ancora un King, come dir si voglia. Anche qui ce ne sono tanti. Carta numero 45, felicità è amare. Carta numero 33, l'inganno. Carta numero 35, il gioco dell'amore. Ok, andiamo a vedere un attimino sul libro come vengono tradotti. Allora, la carta numero 45 nel libro viene tradotto come la raccolta e la spiegazione dice: nelle attuali circostanze un'unione dovrebbe avere un successo, soprattutto se essa avverrà attorno a un uomo di polso e avveduto e sarà condotta da tutti senza tentennamenti e ripensamenti. Se lo scopo di questa riunione era di iniziare o avviare un'impresa, lo si faccia pure. È prevedibile un favorevole andamento, all'unica condizione che ciascuno rinunci a parte delle sue pretese, della sua indipendenza. Guardate, qui abbiamo il 9 di pentacoli. Lo sento un buon periodo comunque, ragazzi, lo sento proprio un buon periodo. Andiamo a vedere un po' questo inganno che nel libro viene tradotto come il ritirarsi, e la spiegazione dice: la forza dell'avversario è tale che è necessario ritirarsi. Non c'è nulla di male, perché la nostra non è una fuga disperata in cui si abbandona tutto pur di potersi salvare. Semplicemente, esaminato i pro e i contro, si è ritenuto più conveniente non resistere contro le forze troppo superiori, e ritirandosi si conservano intatte le nostre forze. Anzi, cogliamo il momento giusto finché siamo nel pieno possesso di tutte le nostre possibilità, lasciandocelo sfuggire per indecisione o esitazione di logorarci. No, rischiamo di logorarci. Tutto sommato, la ritirata è un segno di intelligenza, perché non è da tutti saper capire quando le sorti sono sfavorevoli e rassegnarsi a cedere. Molti scambiano per viltà un atto di avvedutezza e per coraggio un atto di stoltezza, quale sarebbe la resistenza. E invece in questa carta, la carta numero 35, che qui viene chiamata il gioco dell'amore, nel libro viene chiamata il progredire, e la spiegazione dice: l'esempio del progresso è dato con la figura di un principe che riunisce gli altri attorno al re, in obbedienza, ed è dal re compensato con particolare benevolenza e con favori. Il concetto è questo: un progresso nasce dalla collaborazione sincera di due uomini, uno dei quali appoggia e procura appoggi all'altro, senza preoccuparsi del proprio interesse. L'altro riconosce questo aiuto disinteressato, se ne mostra grato e lo ricompensa con un'amicizia duratura. Wow, bellissime frasi, ragazzi, bellissimi oracoli, tanti spunti di riflessione. Spero che insomma vi siano serviti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente potete anche fare questo lavoro per conto vostro abbonandovi al canale.
Nella sezione degli abbonati ci sono una serie di video che parlano di metafisica, metamedicina, ci sono delle meditazioni, c'è tutto il lavoro sulle credenze limitanti. Quindi date un'occhiata ai video, sono le playlist con le copertine lilla, i titoli si vedono, sono pubblici, così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!